Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli verso la partita di domani contro il Cagliari, una tavola apparecchiata e ben messa per quanto riguarda la designazione arbitrale, VAR compreso, che a me non convince per niente. Chi rientra? Lobotka per la panchina, qualcuno tornerà dopo la sosta, facciamo il punto della situazione insieme, probabili formazioni e questa voce di mercato. Zeballos, il Napoli è sul calciatore, il Napoli porterà a casa il talento argentino, però nessuno si sta soffermando su una cronologia infortuni che è da rabbrividire, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Detto ciò, il Cagliari è in mini ritiro, tra virgolette, se di ritiro vogliamo parlare, da mercoledì per concentrarsi sulla partita contro il Napoli. Pavoletti nel post partita, dopo l'ultimo match giocato in campionato, disse dobbiamo fare punti contro il Napoli, guardando anche la classifica che li vede comunque a 30 punti, a 6 punti sulla Cremonese, che poi nel caso dovesse finire il campionato oggi è la prima in Serie B. Ecco perché dobbiamo fare attenzione ad un Cagliari che deve fare punti quasi per forza e una designazione arbitrale che non mi fa stare assolutamente tranquillo. Infatti partiamo proprio dalla designazione arbitrale e poi ci soffermiamo su probabili formazioni, rientri, infortunati e recuperati. Allora, la designazione arbitrale della partita di domani è questa. Sarà Maurizio Mariani, l'arbitro di Cagliari-Napoli, in campo per domani, la 30ª giornata del campionato di Serie A. Al VAR c'è invece Marini, una scelta che fa discutere senza futuro, perché Mariani torna ad arbitrare il Napoli dopo Juve-Napoli ed il rigore negato a Højlund, ma non è solo quello l'episodio nella partita contro la Juve, lo ricordiamo benissimo perché comunque abbiamo analizzato il foglio qui dietro nell'ultimo contenuto e non è solo quello l'episodio incriminato in quella direzione arbitrale di Juve-Napoli e il rigore negato a Højlund, e Marini invece fu al VAR nel disastro di Napoli-Verona. Allora c'è una costante, mi rifaccio alle parole di Carlo Alvino, c'è una costante quando un arbitro sbaglia nei confronti di una squadra e la maglia non è a strisce, tu puoi continuare a fare il tuo mestiere. Se invece la maglia non è a tinta unita ma presenta delle strisce, vai tranquillamente ad arbitrare in Serie B o ti fai un paio di turni di riposo per ritornare sul pezzo perché poi hai sbagliato. E allora a me non sta bene, ecco perché non sono tranquillo, ma mi auguro che il Napoli riesca a superare anche questa dal punto di vista dei punti che andremo a conquistare contro il Cagliari, anche se la trasferta in terra di Sardegna non è mai stata semplice, sia per quanto riguarda l'ambiente sia per quanto riguarda comunque un Cagliari che in casa è una squadra e fuori casa ne è totalmente un'altra. Le probabili formazioni e chi andiamo a recuperare. Antonio Conte potrebbe ripartire dalla formazione che ha rivitalizzato il Napoli nel secondo tempo contro il Lecce, in porta duello alla pari tra Savic e Meret. La linea di difesa sarà composta così: Juan Jesus, Buongiorno ed Olivera, con l'uruguagio che è in pole su Beukema. Sugli esterni di centrocampo conferme per Politano e Spinazzola, mediana tutta scozzese con McTominay e Gilmour. Recupera Lobotka per la panchina, quindi abbiamo recuperato Lobotka per quanto riguarda le convocazioni. In attacco intoccabili Højlund e Alisson Santos a completare l'11 come tre quarti di destra e triplo ballottaggio addirittura De Bruyne, Elmas e Anghissà, il camerunense nel caso però dovesse giocare più dietro avanzando Scott, ma io ho visto l'Anghissà dell'ultima partita, lo terrei tranquillamente in panchina, lo farei partire dalla panchina per poi dare un po' di riposo a McTominay dopo aver fatto al limite i primi 45 minuti, 50 minuti, per poi fare entrare Zambo nella ripresa anche quando l'avversario è un po' più scarico, quindi se tu sei in una condizione non al 100% non è che soffri tantissimo, lo soffri l'avversario quando l'avversario pronti via, tutti freschi, allora tu già non sei al 100%, è lì che puoi soffrire ancora di più, ma su un avversario che si è già giocato 60 minuti di partita potresti anche tenere botta. Per quanto mi riguarda Fabio Pisacane
è costretto a reinventarsi sulla corsia di sinistra vista la squalifica di Oberto e l'infortunio di Idrissi, all'arme rientrato invece per Foloruscio. Dunque 3-5-2, Caprile tra i pali, pacchetto arretrato composto da Zé Pedro, Tossina e Minà, più di Juan Rodriguez. In cabina di regia l'ex Gaetano, coadiuvato da Dopo e Ibrahim Sulemana in Paul Studeiola. Sugli esterni invece spazio a Zappa a destra con Palestra a sinistra. In attacco dovrebbe toccare proprio a Foloruscio a fare da supporto per il centravanti Chilixoi, insegue Sebastiano Esposito. Dobbiamo fare attenzione perché è una partita veramente insidiosa per quanto riguarda ovviamente il match di domani. La designazione l'abbiamo esaminata, poi se diciamo ci vengono a dire no, siete sempre voi che malpensate, siete malpensanti, io non sono malpensante, io prendo appunti e tutto ciò che succede non trova sicuramente mettiamola così, non trova sicuramente logica per quel che sta succedendo in Serie A, ma non solo quest'anno. Detto ciò, rientra Lobot che l'abbiamo letto tra i convocati, e per quanto riguarda gli infortunati potrebbero rientrare dopo la sosta Politano e Neres e Di Lorenzo, non Politano, e per Rachmani invece serve ancora un po' di tempo, ci dicono ancora un mesetto, ma poi vedremo per quanto riguarda le condizioni di Amir. Il calciomercato è questo nome che sta girando da giorni in casa Napoli. Ceballos al Napoli, non rinnova col Boca Juniors, il calciatore vuole vestire la maglia azzurra, eccetera, eccetera. Però diciamo che nessuno è andato a vedere come sta questo calciatore, ma perché a 23 anni comunque hai un cartellino tra i 5-7 milioni, operazione che potrebbe chiudersi magari a 10 milioni. Dal punto di vista tecnico, qualsiasi cosa andrete a cercare, almeno come ho fatto io online, rimarrete tutti quanti a bocca aperta, perché dal punto di vista tecnico e per quanto riguarda il dribbling, il senso della posizione, il piedino molto ma molto caldo, sarebbe un acquisto da far domani. Però c'è una cronologia infortuni che a mio avviso non deve essere sottovalutata per niente, anche perché non viviamo una bellissima situazione per quanto riguarda poi gli infortunati e chi va a recuperare. Gli infortuni sono questi: 2021-2022 c'è una quarantena. Ricordiamo che il calciatore a 23 anni non è un calciatore che ha 30 anni e quindi dici vabbè, comunque tutta la carriera ci possono anche stare. Comunque 23 anni, 2021-2022 c'è la quarantena, 22-2023 frattura della tibia. Ovviamente un infortunio, una frattura, la botta, eccetera, non possiamo considerarlo, non è un infortunio muscolare, quindi un po' di sfortuna c'è e va bene così. 143 giorni fuori per la frattura della tibia. 22-23 ancora, lacerazione del menisco laterale, 61 giorni. 22-23 ancora, infortunio al ginocchio, 88 giorni. 23-24, rottura parziale del legamento crociato, 264 giorni fuori. 25-26, problemi alla caviglia, 13 giorni fuori, e sempre quest'anno infortunio alla coscia, 42 giorni senza giocare a pallone. Se lo vogliamo racchiudere in partite saltate, 2022-2023, 46 partite saltate con 3 infortuni, 2023-2024 un solo infortunio, ovviamente abbiamo letto il ginocchio, 38 partite saltate, 2025-2026 11 partite saltate ad oggi, quindi parliamo quasi di un centinaio di partite che salti in 3 anni, e secondo me non sono poche, non possono essere poche per quanto riguarda la valutazione di un calciatore in primis e il cartellino, e poi andarci a puntare su un calciatore del genere, perché dal punto di vista tecnico è veramente, è anche troppo bello vederlo giocare, è forte, è un esterno d'attacco, quindi vi ritroverete tra i highlights con un calciatore che fa del dribbling il suo pane quotidiano, ma di dribbling riusciti e di un senso della posizione che è molto ma molto spiccato per quanto mi riguarda. Però poi bisogna anche andare, diciamo, a vedere cosa è successo nella carriera di questo calciatore. Poi il Napoli saprà sicuramente più di me cosa fare, può darsi pure che è solo una chiacchiera e non se ne farà niente. Mi auguro che questa situazione infortuni
e cronologia ovviamente della carriera del calciatore sia stata tenuta sotto controllo prima di affondare il colpo imperativo, 62 punti, e ovviamente poi fermarci con la sosta, potendoci poi vedere le partite con chi giocherà dopo di noi, l'Inter e il Milan, perché sappiamo che noi comunque abbiamo l'infrasettimanale, quindi giochiamo di venerdì perché martedì comunque c'è la partita di Champions League e allora ci mettono sempre a giocare prima delle altre. Però diciamo che, a parte l'ironia, potrebbe anche essere una zappa sui piedi, perché ci fate giocare prima e poi dovete adesso gestire la pressione nel caso il Napoli si possa portare a 6 punti, che non sono più 14. Non sono più 14 e in Italia c'è nervosismo in giro. Ecco perché concludo: la designazione arbitrale a me non la conta giusta, perché è stata una settimana molto ma molto nervosa per quelle che stanno sopra al Napoli, ma anche per chi ci sta inseguendo. Vedi il Gasperini con la Roma, quindi state facendo di tutto per riportare qualcosina a 12 punti invece che 6. Vedremo poi come si comporterà anche l'avversario o gli avversari nelle partite che hanno da giocare, rispettivamente il Milan col Torino e l'Inter con la Fiorentina. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci confrontiamo da sempre lì e cresciamo anche insieme dal punto di vista delle opinioni, perché è bellissima la condivisione, ciò che si crea nella sezione commenti in qualsiasi video. E vi ringrazio. Sempre Forza Napoli, ciao.